E salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo e glorioso video. Oggi parliamo di come trovare clienti sia con i social media che con altri strumenti che mi appartengono in maniera un pochino più approfondita. Ovviamente se segui il mio canale da tanto tempo sai bene che questo argomento non mi appartiene del tutto in quanto mi occupo di finanza personale e di denaro. Ovviamente, come ti dicevo, nel corso di questi anni e nel corso della mia attività ho dovuto a mie spese imparare come si trovano clienti e in che modo si inizia a strutturare un business online fatto di clienti che non solo tornano ma che restano e perdurano per molto tempo. Se ancora non mi conosci, io mi chiamo Ciro Muto e di fatti mi occupo di finanza personale, management e crescita personale. All'interno del mio sito istituzionale quotidianamente rilascio articoli a titolo gratuito per aiutarti con le tue finanze personali, quindi se non hai mai fatto un salto sul mio sito ti consiglio di andare a visitarlo quanto prima www.ciromuto.com. Detto questo, passiamo all'argomento di oggi e iniziamo la nostra lunga chiacchierata sul come si trovano clienti sia utilizzando il social media marketing che utilizzando altri strumenti che andremo a vedere nello specifico all'interno di questo video. Ovviamente, prima di cominciare, lascia che io ti faccia una piccola premessa. Qualsiasi sia lo strumento che ti consente domani mattina di andare a raggruppare delle persone per iniziare ad avvicinarle al tuo brand e per fare in modo che domani questi possano trasformarsi in clienti paganti, hai bisogno sempre di un unico strumento che ti consente di restare in contatto con i tuoi clienti. Detto in parole semplici, hai bisogno di un tool che si occupa di tutto questo e nello specifico nel 2021 il miglior tool per iniziare a trovare clienti che durano nel tempo si chiama GetResponse. GetResponse non è altro che un autorisponditore agli occhi dei profani, ma nello specifico GetResponse è realmente molto di più di quello che si possa immaginare. Infatti in Italia GetResponse è conosciuto soltanto come quello strumento che ti consente di fare mail marketing. Se non sai di che cosa si tratta il mail marketing, non è altro che una procedura che ti consente di inviare un susseguirsi di email che servono sia ad educare il potenziale cliente che a rimanere in contatto con il potenziale cliente. Infatti, l'obiettivo numero uno per qualsiasi business, sia che sia strutturato online che sia offline, è quello di iniziare a raccogliere i dati dei tuoi potenziali clienti per fare in modo che tu possa in un secondo momento scrivere a queste persone per cercare di mantenere un buon contatto e per tenere informata la tua potenziale clientela sui prodotti che andrai a vendere sia oggi che domani mattina. E in tutto questo ci viene in aiuto proprio GetResponse, perché GetResponse è non solo un autorisponditore, ma nella sua versione base, che pensa in questo momento costa solo 13 euro e non so per quanto tempo rimane a questo prezzo, ti consente sia di inviare delle email a 1000 destinatari diversi, immagina quanto grossa può essere la tua lista, e ti consente anche di creare un funnel. Se non hai mai sentito parlare di un funnel, significa veramente che il mondo del marketing ancora non ti appartiene. Detto in parole semplici, un funnel non è altro che una sorta di imbuto per l'appunto dove nella parte superiore entrano la maggior parte delle persone che sembrano essere interessate al tuo brand ma che di fatti non lo sono sino in fondo. Quindi nella parte alta dell'imbuto continueranno ad entrare la maggior parte delle persone sia interessate che poco interessate e via via che l'imbuto va a stringersi alla fine usciranno soltanto delle persone che realmente sono interessate sia al tuo prodotto che al tuo brand. In fondo a questo imbuto troviamo quindi i clienti paganti, ma la grande domanda è come io posso realizzare questo imbuto e in che modo posso avere il mio funnel gratuito da poter utilizzare come, dove e quando voglio. E anche in questo caso viene in aiuto GetResponse. GetResponse con 13 euro ti dà oltre una lista di 1000 persone alle quali poter inviare quante volte vuoi delle email di comunicazione, non di spam, attenzione, di newsletter per i nuovi prodotti, insomma ti dà oltre a questa lista anche la possibilità di creare questa funnel che ti consentirà di creare proprio una serie di email strutturate fatte come si deve per arrivare al tuo potenziale pubblico.
Oltre a questo, compreso con i 13 euro, te lo dico perché lo uso quotidianamente, quindi è uno strumento che per me non è indispensabile, è vitale per il mio business. In questo caso GetResponse ti offre anche quello che è la possibilità di creare un sito web completamente da zero. Sia chiaro, è un sito precompilato con tutte le immagini che tu potrai andare a selezionare e spostare come, dove e quando vuoi. Non ho utilizzato questa funzione in quanto il mio sito web nasce come un sito di blog e finisce come un sito istituzionale, quindi ho utilizzato un'altra piattaforma per crearlo, però qualora tu dovessi partire da zero, sappi che con GetResponse trovare dei clienti e iniziare ad avere un business online diventa molto semplice, in quanto questo strumento ti offre anche la possibilità di creare un sito web da zero ed iniziare ad inserire all'interno del tuo sito in maniera molto semplice, quindi in maniera visiva, tutte le informazioni che appartengono a te, al tuo brand e alla tua azienda. Quindi GetResponse, oltre ad aiutarti a trovare dei clienti, ti aiuta anche a mantenere questi clienti nel tempo e a creare un'infrastruttura che io amo dire molto completa all'interno di un'unica piattaforma. Questa è un attimino la base per iniziare a creare una solida base di clienti. Quindi partiamo da GetResponse per andare poi a spostarci nei vari meandri del marketing online per capire in che modo si possono trovare clienti anche con il social media marketing, ovvero come possiamo trovare dei clienti utilizzando i social. Non so se ti è mai capitato di guardare su Facebook, di sicuro, scorrere la tua home page e trovare tutte quelle pubblicità che alla fine cercano, utilizzando quella che è una promessa, di catturare la tua attenzione per portarti fino in fondo alla lettura del loro post con l'obiettivo di raccogliere dei clienti, che in questo caso vengono raccolti sempre partendo da un nome e da un indirizzo email. Infatti la base del marketing è raccogliere, te lo ripeto ancora una volta, è raccogliere i nomi e gli indirizzi email dei tuoi potenziali clienti. Difatti che tu voglia utilizzare un social o che tu voglia utilizzare un sito istituzionale come il mio, quello che ti interessa è raccogliere questi nomi e raccogliere questi indirizzi email all'interno di un database solido che nel tempo non arriva a costare oltre 130 euro all'anno. In pratica sono 13 euro al mese, forse sono di più di 130 euro, ma per un business online 150 euro l'anno sono davvero qualcosa di insignificante per iniziare a creare una struttura solida sulla quale appoggiare le fondamenta del tuo futuro business online, che io mi auguro per te sia in costante crescita, o magari se stai guardando questo video perché sei appassionato di marketing e arrivi sul mio canale in maniera profilata, forse per te questo video potrebbe aiutarti a comprendere quale strumento ti può aiutare a raccogliere gli indirizzi email non per te ma per un'azienda terza che in questo momento ti paga per fare della pubblicità e per raccogliere potenziali clienti online. Prima di concludere questo video mi sento di aggiungere ulteriori informazioni che quasi sicuramente ti possono essere di aiuto nella costruzione della tua lista, sia utilizzando GetResponse che utilizzando i social media marketing. Alla base di tutto resta il fatto che abbiamo bisogno di raccogliere questi nomi e questi indirizzi email in un sistema che ci consenta domani mattina di avere sempre sotto controllo la nostra lista mail. Infatti, con GetResponse saprai anche nello specifico quante persone hanno aperto quella specifica mail, quanti invece hanno smesso di seguirti e in che punto del tuo funnel hanno smesso di farlo. Quindi ti serve proprio per continuare ad approfondire la tua lista mail e per continuare a fare il tuo specifico lavoro, che in questo caso è quello di tenere informato i tuoi potenziali clienti e i tuoi clienti. Infatti potrai anche dividerli in gruppi e sottogruppi e in varie categorie che tu andrai a creare mano a mano che la tua lista mail continuerà a crescere. Ti faccio il mio esempio. Attraverso il mio sito web e attraverso il mio canale YouTube sono riuscito a raccogliere un mucchio di indirizzi email. Queste persone sono interessate a cose diverse e me ne accorgo dal fatto che arrivano sul mio sito da argomenti leggermente diversi. Ovviamente, se una persona lascia il suo indirizzo email, ti faccio un esempio semplice, all'interno di un mio articolo che tratta nello specifico di come si può richiedere un prestito online o di come si può richiedere una carta di credito, io so con estrema precisione
che questo indirizzo email è molto interessato ai prestiti online, oppure è molto interessato alle carte di credito. In questo modo, nel corso degli anni, sono riuscito anche a selezionare e a dividere in vari gruppi le persone che hanno interessi diversi. In questo modo, quando domani mattina a me capita l'opportunità di sapere che uno dei miei partner online, ipotizziamo uno dei miei partner che rilascia prestiti online, abbia abbassato il tasso di interesse, in questo momento io ho la possibilità di poter dire alle persone interessate ai prestiti online che da oggi c'è un nuovo prestito a un tasso inferiore. Questo consente al mio lettore di avere l'opportunità di sapere che quell'informazione che a lui interessa ha un valore in questo momento preciso e mi permette anche di non andare ad inviare la stessa email a una persona che non è interessata in questo momento al prestito online. Ecco, come vedi, GetResponse ti aiuta un attimino non solo a trovare clienti con il social media marketing, con il sito web o in tutti i modi possibili che la rete oggi ci consente. Anche Instagram può essere una fonte di traffico sia profilato che non profilato per raccogliere dei clienti che poi andranno tutti quanti inseriti all'interno di questi macro contenitori o di micro contenitori all'interno del tuo GetResponse. 13 euro ti salvano la vita. In pratica ti dà l'opportunità di avere tutto sotto controllo e di poter dire ok, domani ho una nuova opportunità che riguarda nello specifico questa tipologia di utenza e quindi vado a creare una mail da inviare personalmente a questi 200 indirizzi email che so bene che sono molto interessati alle carte di credito. Ti faccio il mio esempio perché sono nel settore della finanza, ma domani se il tuo business riguarda il food, tu sai bene nel raccogliere questi indirizzi email che il tuo potenziale cliente è molto sensibile alle torte al gusto di cioccolato perché ha lasciato il suo indirizzo email all'interno di un articolo che tratta di una torta al cioccolato o perché ti ha scritto sotto un video lasciandoti un'email in un video che trattava di una torta alle nocciole. Quindi sai bene che quel potenziale cliente è molto interessato a una millefoglie o è molto interessato a una torta chantilly e fragoline. Sono degli esempi molto semplici e molto rudimentali che non solo ho trovato all'interno di libri che mi sono serviti per imparare in maniera personale come creare una solida base di clienti, ma sono esempi che vengono dal mio quotidiano. Quindi tutti i giorni nel mio lavoro continuo a raccogliere questi indirizzi email e man mano nel corso dei mesi, nel corso degli anni che sono passati, ho imparato come non dar fastidio alle persone, perché spesso e volentieri chi ti lascia un indirizzo email lo fa sulla base di una fiducia reciproca che molto probabilmente non deve essere tradita. Questo è il mio personale punto di vista e questo è quello che io penso quando si tratta di raccogliere un indirizzo email. Mi piace dare un'informazione a chi ha lasciato innanzitutto il suo consenso, perché oggi la privacy è molto importante, ma anche in secondo modo a chi mi ha detto nello specifico che cosa gli interessa. Quindi non posso pensare di andare a proporre a Franco un prestito che non mi ha mai chiesto. Questo è un esempio come ne possono essere tanti altri. Arrivato a questo punto potrei parlare anche sino a domani mattina di questo argomento, ma mi piace essere quanto più conciso possibile. Quello che voglio ancora una volta rammentarti è il fatto di approfittare di questo strumento che se stai costruendo un business online non solo è fondamentale, ma è incredibilmente utile. Ovviamente qua sotto nella descrizione di questo video trovi il link per accedere sia a GetResponse che per controllare tutte le funzioni che ti ho indicato e non so per quanto tempo il costo possa rimanere di 13 euro, ma attivandolo una sola volta poi magari te ne dimentichi e sai per certo che quello è il costo che dovrai mantenere per avviare la tua attività online. Quindi se ancora non l'hai fatto, metti in pausa questo video, guarda nella descrizione, clicca sul link, approfondisci, creati un utente su GetResponse, sia può essere un utente privato che può essere anche un utente aziendale e il costo che vai a pagare di 13 euro, se hai già una partita IVA lo puoi scaricare sin da subito, altrimenti come privato ti fai carico di questo piccolo costo e non appena i tuoi profitti saranno superiori a quelli che la legge consente di fatturare anche con il codice fiscale, dovrai sicuramente aprire partita IVA e andare a cambiare delle piccole informazioni all'interno del tuo account. Quindi lo puoi utilizzare sia come privato
sia come azienda. Io ti consiglio caldamente GetResponse. Con oggi è veramente tutto. Io ti saluto e ti aspetto come al solito nel nostro consueto e solito prossimo video. Ciao!